Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2024. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Toro. Ci può essere un periodo di stasi, di tranquillità, di calma. Magari può essere un ottimo periodo per riequilibrare il vostro stato psicofisico o psicoemotivo. È una carta che di solito parla di, diciamo, un'energia lenta. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Queste sono letture generali, possono riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti, le relazioni, le amicizie. Io vi dico qual è l'andamento dell'energia in generale e poi andrò come a fare degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Se poi volete ascoltare specificatamente single piuttosto che relazioni ufficiali e non, oppure una lettura sul lavoro, oppure una lettura sulla finanza, sono già online, le trovate nell'oroscopo mensile, sono le letture a 3 scelte. Anche lì comunque ci sono i segni zodiacali. Allora ragazzi, partiamo dal matto, dalla giustizia, 8 di denari, regina di bastoni, 4 di coppe, fante di pentacoli, papa, 3 di spade e torre. Ma guardate, in realtà adesso guardavo questa torre il 3 di spade, se non fossero uscite la lettura sarebbe bellissima, abbastanza bella diciamo, piuttosto bella, dal 6 al 7, ecco. Allora, partiamo da questo matto. Qui c'è qualcosa di nuovo che sta bollendo in pentola. Potrebbe essere l'inizio di un nuovo hobby, di un nuovo viaggio, anche di un'avventura, un nuovo progetto. C'è qualche cosa che parte, o perlomeno se non è qualche cosa di fisico, di tangibile, potrebbe essere un'idea, un impulso, un qualche cosa che vi fa andare avanti. Abbiamo anche la carta della giustizia. Qui sento come se o mancasse qualcosa o si volesse un taglio con qualcosa. Andiamo a vedere carta per carta così riesco a essere più specifica. Partiamo da questo matto. 3 di pentacoli e imperatore. Può essere un progetto, magari un progetto di lavoro, magari un progetto familiare, può essere anche un progetto legato ad una casa. Andiamo a vedere la giustizia. Dieci di spade, 10 di coppe, 4 di bastoni, 6 di spade e matto al contrario. Qui c'è qualche cosa con il iniziare un nuovo tipo di percorso, un nuovo lavoro e un doversi trasferire o allontanare da un posto, da una situazione o da una persona. È come se non ci si fidasse troppo o di questa persona o della situazione, o mi verrebbe da dire anche della giustizia, Se per caso state aspettando qualche separazione, qualche rottura o scissione di contratti o cose per lo stile,
Ragazzi, vi toccherà aspettare ancora un pochettino, infatti abbiamo la carta della temperanza qua. Per adesso, diciamo che per la terza settimana di maggio, con questa giustizia al contrario, non promette proprio bene. Oppure se state aspettando degli sblocchi a livello burocratico, a livello di firme, diciamo che non arriveranno subito. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, 7 di spade, 4 di spade, temperanza, fante di pentacoli che avete già qui, 3 di spade e ruota della fortuna. Allora, io sento che qualcuno si sta un po' raccontando una bugia per quello che riguarda o una questione temporale, quindi di tempo, o una questione inerente al lavoro, o una questione inerente alla quotidianità, magari proprio della famiglia, se qui è il caso della famiglia, se voi la lettura vibra così. Però ho un po' come la sensazione che siate voi che per questo tipo di mm, diciamo astuzie, diciamo furbizie, non lo so, come la sensazione che non sia un atteggiamento proprio pulito, che magari qualcuno sia anche consapevole, magari che questa situazione deve giungere al termine, ma è come, sì, ok, lo so, però continua ad andare un po' avanti, continua ad andare ancora un po' avanti in questa situazione fino a che non sto bene, fino a che non ho un lavoro, fino a che non cambiano le cose, fino a che non ho quella possibilità. E qui è un po' il rimandare nell'illusione che qualche cosa arrivi da fuori. Mm, sento proprio che c'è qualcuno che potrebbe avere un'esigenza economica per fare questo movimento, soprattutto se si parlava del discorso casa, come vi ho accennato all'inizio. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Però ho anche la sensazione che qualcuno manchino dei documenti, manchino delle informazioni. Allora, qui abbiamo il mondo, il 9 di pentacoli, l'asso di spade e la forza. Sì, sì, c'è qualcosa con quello che riguarda o l'indipendenza di carattere o l'indipendenza economica o il sentirsi liberi di dire quello che si pensa, il sentirsi liberi di gestire il proprio denaro come si vuole. C'è come un senso di disorientamento, sento. Probabilmente sono due cose collegate, nel senso che per qualcuno potrebbe anche risuonare come un ok, voglio questa separazione dall'azienda, dalla famiglia, dal partner, ho bisogno di questa divisione, però c'è un qualche tema economico che mi impedisce di muovermi. Se non è il tema economico, può essere qualche tema pratico. Anche per qualcuno risuona con il sentimento di sfiducia, probabilmente, anche magari nel trovare un'alternativa. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un cavaliere di coppe, 2 di pentacoli, regina di bastoni e fante di coppe. Io ho l'idea che potreste incontrare qualcuno o parlottare con qualcuno che ehm, allora, o potrebbe mettervi la pulce nell'orecchio volutamente per qualcosa, ma voi non gli date retta o non le date retta, oppure, parlando così, potreste parlare di cose apparentemente, diciamo, leggere o comunque di un certo stile e da lì potrebbero venirvi degli spunti interessanti, o meglio, potreste prendere degli spunti interessanti, ma con questo 4 di coppe è come se non coglieste il senso del discorso, della proposta, dell'input, mi viene da dire.
Io credo, ragazzi, che perché qui la regina di bastoni è dritta, ma qui è al contrario. Siccome abbiamo due volte il tre di spade, io credo che ci sia, e un tre di pentacoli, che ci sia qualcuno che non ha grosse capacità magari di gestione o non ha piena fiducia in se stesso o se stessa, oppure non sa di che cosa si deve occupare prima, tipo come impostare la scaletta delle priorità, e qui potrebbe arrivare qualche input in questa situazione da qualcuno. Ehm, ma io sento che non lo vedrete tanto, però vi dirò, ne uscirete perché alla fine c'è il Papa può rappresentare una guida o un maestro di tipo spirituale. Io ho proprio la sensazione che tra la temperanza, che è una carta di guarigione e di guida dall'alto, tra questo Fante di Pentacoli, che è una carta, è la carta dello studente, dell'apprendista, di colui che sta imparando a maneggiare qualcosa, in questo caso la materia, che è quello di cui voi, eh, diciamo, non siete autonomi, quello su cui voi non siete autonomi. E il Papa potrebbe proprio essere qualcuno che vi guida, potrebbe essere questo maestro magari all'interno di questa scuola, potrebbe essere una persona che vi aiuta a far evolvere la vostra attività, a far esplodere, mi viene da dire, la parola che sento è esplodere. Andiamo a vedere il Fante di Pentacoli. Se non è un'attività quella che deve esplodere, ok? E siamo nella situazione della famiglia, voi vibra come la situazione della famiglia, vi dirò che questo Papa può essere un mediatore, qualcuno che vi aiuta a trovare una via d'uscita, un qualche tipo di accordo che faccia bene a tutti. Allora, fa anche riferimento ai contratti ed è una carta anche di matrimonio, e ragazzi, considerato che qui abbiamo queste due carte, vi dirò che qua ci potrebbe anche essere una questione di voti fatti in un'altra vita, perché abbiamo anche la giustizia, e sono due carte che secondo me potrebbero parlare di, sì, contratti animici, ve lo dico. E qui ci potrebbe essere la rottura di questo contratto animico, ok? Quindi è un po' come andare verso la via della guarigione, come dice la temperanza. Andiamo a vedere ancora una carta per il Fante di Pentacoli. Ecco la Papa un'altra volta e la Luna. Sì, è come se si risolvessero delle cose del passato, è come se si diventasse un po' più osservatori, e vi dico, con questa guida sarà più facile tirare fuori quelle che sono le nostre zone le nostre, le vostre, vabbè, le zone d'ombra, piuttosto che le paure, le insicurezze, le incertezze. È un po' come trovare un papa bis, perché qui ho l'idea che ci sia questo imperatore che sia il, tra virgolette, papà, ma potrebbe rappresentare il datore di lavoro piuttosto che il partner. Però qui è come se ci fosse un'altra persona con la quale confrontarsi che effettivamente vi fa luce. È un po' come uscire da questo stato di sofferenza. Andiamo a vedere il papa. Fante di bastoni, appeso, wow, 8 di bastoni e 2 di coppe. Come vedete si arriva a quello che è un accordo. Allora, l'accordo è un po' ambiguo, questa cosa che sto dicendo, però in questo caso, se c'è la rottura, l'accordo sì, può essere nei confronti dell'altra persona, ma normalmente è un accordo con se stessi. Sapete, anche i patti che si fanno con se stessi sono considerati voti animici e ci li portiamo dietro da una vita all'altra. Sapete quelle cose che si dicono tipo prometto di, giuro che non mi innamorerò più. Ecco, perché ho sentito anche quello. Quelle cose lì, se non vengono sciolte, si portano dietro da una vita all'altra. Quindi c'è bisogno anche di mettere una sorta di attenzione in quel senso lì. Però io qua vedo che attraverso questa mediazione le cose si sbloccano e comunque un punto di incontro lo trovate. Vi dico, la rottura alla fine, se è quello che volete, arriva. Se non è quello che volete voi, per arrivare a questo punto di incontro, ho l'idea che dovrete lasciare indietro comunque, a qualcosa dovete cedere, insomma. Magari dovete fare un sacrificio, perché ricordate che c'è anche l'appeso parla di sacrificare qualcosa, no? E qui con la torre si deve lasciare indietro qualcosa, si deve far cadere qualcuno dalla torre, non so se sapete, questa è la torre di Babele, andatevi a vedere il mito storico.
però si sblocca, ragazzi, si sblocca qualcosa. Fatemi poi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Ok, andiamo a vedere la coscienza, Osho. E la fonte, carro e asso di bastoni. E che dentro, guardate qua, è come il rompere la maschera, buttare giù le maschere e trovare la propria essenza, la propria fonte creativa, la propria fonte ispirazionale. È come se doveste semplicemente togliervi da certe maschere. Questa qua, il 4 di spade, ragazzi, è una carta che rappresenta una persona che sì sta riposando, ma è sotto 3 spade. Quindi non è proprio in una zona di sicurezza per riposare, perché comunque è vero che sta riposando, ma sta anche pregando perché queste 3 spade non gli caschino addosso. Quindi è un po' una situazione dove si sa che c'è pericolo, ma si preferisce rimanere lì. È per quello che qui vi dicono c'è da riportare in equilibrio le paure con quello, diciamo, che è la luce, se vogliamo, quello che può essere fatto nel giusto. E tenete presente dov'era? Qua avete la luna, no, qua avete il 9 di pentacoli, che per riallacciarmi al discorso dell'indipendenza, perché in questo caso può essere un'indipendenza sia monetaria ma anche caratteriale, e con la luna sono proprio le paure, le zone d'ombra della polarità positiva. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo di questi, dei semi stellari. Fruizione. Resta tranquillo, stai calmo sarebbe. E di nuovo abbiamo la carta della temperanza che mi risuona. I tuoi sogni e le tue visioni arriveranno ad essere fruibili, usufruibili. Mm? Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, insomma, che abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace leggerli. E se invece volete sostenere il canale, potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai temi trattati nella sezione degli abbonamenti, vi basterà guardare le playlist che hanno la copertina viola, lilla. Lì poi si vedono tutti i titoli dei temi trattati. Bene ragazzi, io con questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!